Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con 2 dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi 2 discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero, Rabbì, che tradotto significa maestro. dove dimori? Disse loro. Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei 2 che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia. che si traduce Cristo, e lo condussero da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone, figlio di Giovanni, e sarai chiamato Cefa. che significa Pietro. Una buona domenica a tutti. Pare che la liturgia si sia affezionata alla figura del Battista perché ci ha accompagnato durante l'Avvento e l'abbiamo ritrovato anche domenica scorsa quando nel brano di Marco ci viene raccontato il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Ricompare oggi la figura del Battista nel brano dell'Evangelista Giovanni. Il Vangelo secondo Giovanni ci presenta all'inizio una settimana che culmina nel 7° giorno con le nozze a Cana, e in questa settimana compare di nuovo la figura del Battista. Il brano di oggi ci presenta il 3° giorno di questa settimana e inizia dicendo: il giorno dopo Giovanni stava ancora là con 2 dei suoi discepoli. E ci chiediamo naturalmente cos'è accaduto il giorno prima. Ancora di nuovo noi abbiamo ritrovato il Battista che per la prima volta incontra Gesù. E quando lo vede dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E subito dopo aggiunge l'Evangelista, aggiunge il Battista per 2 volte: io non lo conoscevo. È stato per me una sorpresa, una scoperta, ma quando l'ho incontrato ho riconosciuto in lui l'agnello inviato da Dio. E adesso nel 2° giorno, nel 3° giorno, i 2 sono ancora là, fermi. Arriva di nuovo Gesù, è fermo il Battista e quando vede Gesù che arriva, fissando lo sguardo su Gesù, Gesù che passava, dice: ecco l'agnello di Dio. Non aggiunge questa volta colui che toglie il peccato del mondo. È importante il verbo che viene impiegato qui. Dice che il Battista, la traduzione dice fissando lo sguardo, il termine greco è emblepo, letteralmente significa ha visto dentro, cioè non ha visto solo l'aspetto esteriore e la figura esteriore di Gesù, ma ha colto la sua identità profonda. Il giorno precedente non ha detto emblepo, ma semplicemente blepo, lo ha visto, lo ha osservato. Adesso no. Si vede proprio che ci vuole del tempo per cogliere la vera identità di Gesù. Nel giorno prima il Battista ha insistito sul fatto che lui non lo conosceva, ma in questo 3° giorno lo identifica chiaramente, ha scoperto chi è realmente. E quando ha fatto questa scoperta noi lo vedremo, diviene apostolo, perché è quello che accade in ognuno di noi. Per cogliere la vera identità di Gesù ci vuole del tempo.
Per capirlo è come in tutti gli innamoramenti, anche se uno viene coinvolto fin dal primo incontro, ma per conoscere chi è realmente l'altra persona ci vuole del tempo. E lo stesso accade nella vita spirituale. Per conoscere la vera identità di Cristo bisogna stargli vicino, bisogna stare con Lui parecchio tempo. Il Battista, il terzo giorno, lo identifica Gesù che passa. Il Battista è fermo, è come se fosse già arrivato a destinazione, lui ha compiuto la sua missione, adesso c'è il passaggio di testimone, è il momento del cambio di consegne. Il Battista lo indica, ecco l'agnello di Dio. Significato naturalmente, il riferimento è a tutti i testi dell'Antico Testamento, l'agnello pasquale, o l'agnello, il servo di Yahweh, di cui si parla nel libro di Isaia, ma il significato è chiarissimo, è l'agnello inviato dal Padre che sta nei cieli ed è inviato in un mondo dominato dalla logica dei lupi, quindi con il destino già segnato. Però era l'unico modo per far capire che esiste un altro modo di essere uomini. Uno è quello di essere dei lupi e gli uomini non si erano mai accorti di essere dei lupi, era la logica che ha guidato il mondo fino alla venuta di Cristo, che ha introdotto lo spirito nuovo, lo spirito dell'agnello, di colui che non vuole dominare sugli altri perché è più forte, ma dona se stesso per la vita degli altri. È un cambiamento radicale della storia del mondo. Il Battista ha intuito questa identità di Gesù e ha detto: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Il peccato è la disumanizzazione, la malvagità del mondo che può essere tolta soltanto non da un lupo più forte degli altri. Questo è quello che è sempre accaduto fino alla venuta di Gesù, ma con un cambiamento di atteggiamento radicale, non più lupi ma l'agnello. Il Battista lo ha identificato. E che cosa accade? Ci sono due dei suoi discepoli che, sentendolo parlare così, seguono Gesù. Quindi si giunge a Cristo mediante la testimonianza, la voce di uno che ha scoperto la vera identità di Gesù. Anche noi possiamo arrivare a cogliere la persona di Gesù, la sua identità, soltanto se qualcuno che l'ha veramente capito nell'intimo ce lo testimonia. Il cristianesimo non è una filosofia da imparare, è una persona da amare, alla quale legare la propria vita, una persona da seguire. E questi due discepoli del Battista, sentendo parlare così il loro maestro, seguono Gesù. Gesù si volta. Gesù segue la sua strada, un cammino da percorrere, e osservando che essi lo seguivano dice loro: che cosa cercate? Sono le prime parole di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. Non ha mai detto nulla finora. La prima parola che dice è quella che poi rivolge a tutti noi. Voi mi venite dietro, ma che cosa cercate? Prendete coscienza che se seguite me avete un'inquietudine interiore, ma è importante cogliere quali sono le ragioni per cui venite a cercarmi, perché non tutte sono autentiche, ci sono delle sequele di Gesù che sono equivoche, lo si cerca per delle ragioni sbagliate. In fondo anche la Maddalena nel giorno di Pasqua cerca qualcuno e il risorto Gesù che le dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? Cerchi ancora il Gesù terreno? Lo cerchi nel modo sbagliato. Devi cercare adesso il risorto, non più quel Gesù che camminava per le strade della Galilea o che è vissuto, è passato per la Samaria, è stato a Gerusalemme. Questo Gesù adesso è il risorto. Se tu cerchi ancora questo contatto, la tua ricerca è equivoca, non è così. Devi cercare il Gesù autentico. Ecco quindi la prima domanda che ci viene posta all'inizio del Vangelo secondo Giovanni è quella che la liturgia ci propone proprio all'inizio di questo anno liturgico. Che cosa cerchi quando vai in chiesa?
Che cosa cerchi? Quando preghi, cosa cerchi? Perché la tua ricerca potrebbe non essere quella autentica. È una domanda che Gesù ti pone. Cerchiamo forse nella nostra vita qualcosa di indefinito perché non siamo soddisfatti. In fondo, quando ripensiamo per esempio alla figura di Zaccheo, cerca qualcosa di diverso perché i beni che lui possiede non colmano il suo bisogno di gioia infinita. Ecco, cerchiamo anche noi qualcosa che vada al di là di quelle che sono le cose materiali, perché queste non soddisfano la nostra vita, non ci fanno trovare finalmente un luogo di riposo, di pace, di serenità, di armonia interiore. La risposta dei due, Rabbì, dove dimori? Rispondono con un'altra domanda. Si può interpretare questa domanda nel modo banale, come se chiedessero a Gesù l'indirizzo di casa. Gesù non aveva una casa, lo dice, le volpi hanno le loro tane, io no, non ho una casa, non ho una pietra su cui posare il capo. Che cosa significa questa domanda? Dove dimori? Direi che lo diciamo anche noi. Quando qualcuno sì è qui col corpo ma in realtà non è qui, noi gli diciamo ma tu non sei qui. Oppure quando una persona passa nella nostra città o entra in contatto con noi ma è molto diverso da noi, cosa che diciamo? Diciamo tu non sei di qui. Sei troppo diverso, magari perché hai un colore della pelle che non è quello comune, sei diverso, ma ci sono delle diversità molto, molto più profonde. Quando qualcuno ragiona in un modo diverso da noi diciamo tu non sei di qui, tu non sei come noi, non ti comporti come noi. Di dove sei, diciamo? Dove abiti? In realtà vuol dire tu chi sei. Perché sei così diverso? Ecco cosa significa la domanda che hanno posto questi due discepoli. Dove abiti? Cioè tu sei diverso, tu sei un agnello, noi siamo tutti dei lupi, ragioniamo in un modo completamente diverso. Dove abiti? È la domanda che noi dobbiamo porre al Maestro. Abbiamo realmente capito che lui è diverso, abita in un mondo diverso dal nostro, quel mondo nel quale naturalmente ci invita a entrare. E se noi ricordiamo quello che dice all'inizio il Vangelo secondo Giovanni, quando parla del Verbo che è venuto ad abitare in mezzo a noi, eccolo dove abita, nella persona di Gesù di Nazareth, abita Dio stesso che si è reso presente. Vedete, i due discepoli non vogliono sentire istruzioni, una dottrina o avere Gesù come guida, vogliono condividere la sua vita e cercano quindi dov'è la sua casa. Vogliono essere introdotti nel suo mondo, vogliono stabilire un rapporto di amore, di amicizia, di relazione con lui. La risposta di Gesù non è che dà l'indirizzo, dice venite e vedete. Non basta una istruzione, bisogna fare un'esperienza di vita insieme con lui, essere introdotti nel suo mondo di agnelli, diventare agnelli guidati dal pastore che è l'agnello per eccellenza. Bisogna trovare la tenda dove lui abita e per fare questo bisogna aprire gli occhi sulla sua persona, venite e vedete, aprire gli occhi su di lui è l'invito ad aderire, a scegliere il suo cammino e quindi a entrare nella sua casa. Lo si conosce soltanto frequentandolo, facendo un'esperienza di vita con lui. Il Vangelo continua dicendo che i due andarono e videro dove egli dimorava. Notiamo, non ci dice nulla riguardo a quello che hanno visto. Hanno visto però dove lui dimorava.
Lo si capirà nel seguito del Vangelo, quello che loro scopriranno, questa nuova dimora nella quale vengono introdotti stando con Gesù. Contempleranno il volto umano di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre, dirà Gesù a Filippo. E in quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Cosa significa questo orario? Le 4 del pomeriggio, stava per finire il giorno, mancava un'ora perché si concludesse la giornata. L'immagine è molto bella per chi ha scoperto dove abita Cristo, quindi il mondo nuovo nel quale lui invita a entrare, la nuova dimora. Finisce per questi due il giorno antico, si sta per spalancare, per iniziare il giorno nuovo, il giorno in cui uno incontra Cristo. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni era Andrea, il quale incontra suo fratello Simone. E vedete che chi ha fatto davvero l'esperienza di quanto è bella la nuova abitazione nella quale entra, colui che ha incontrato Cristo, vuole introdurre anche i suoi fratelli. Diventa necessariamente un annunciatore, un missionario. Non si può tenere per sé la gioia di chi ha scoperto la nuova dimora. E direi anche chi è entrato anche solo... È stato anche per poco tempo in questa nuova dimora, questa lascia il segno, non lo scorda più per tutta la vita, e dico questo soprattutto per i genitori, perché se fanno fare ai loro figli l'esperienza autentica della dimora insieme con Cristo, anche per poco tempo, rimangono segnati per tutta la vita. Magari poi un giorno non andranno più a messa, abbandoneranno la Chiesa, forse diventeranno addirittura cattivi con coloro che magari li hanno delusi, questi fratelli di fede, si arrabbieranno magari anche, ma avranno sempre la nostalgia dell'incontro che hanno fatto insieme con Cristo nella sua dimora, che è la dimora degli agnelli, quelli che sono stati raccolti da Cristo nella sua nuova casa. La casa che è la comunità di coloro che seguono il Maestro. Ecco, dopo questo annuncio che è stato fatto da Andrea al fratello Simone, c'è l'incontro di Simone con Gesù. Quando Gesù lo incontra, fissa lo sguardo su Simone, e anche qui di nuovo c'è il verbo embleppo. Gesù, il quale guarda dentro Simone, gli dice: tu sei Simone, figlio di Giovanni. Il papà di Simone si chiamava Gionna, figlio di Giovanni vuol dire tu sei un discepolo del Battista. Hai sentito cosa ha detto il Battista, l'agnello di Dio. Adesso sei invitato anche tu ad entrare in questa casa in cui ci sono gli agnelli, cioè nella casa di questo mondo nuovo che è iniziato. E non gli dice soltanto dove è arrivato, tu sei arrivato ad essere discepolo di Giovanni, gli annuncia anche ciò che lui sarà, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Va notato che subito dopo, nel giorno seguente, Gesù chiamerà Filippo e gli dirà seguimi. A Pietro non dice seguimi, perché Pietro sarà invitato soltanto dopo la Pasqua a seguire Gesù. Quando sul lago di Galilea Gesù dirà a Pietro: tu seguimi. Pietro l'avrebbe voluto seguire subito, non era ancora preparato, non aveva ancora capito dove Gesù abitava realmente. Abitava nel grembo del Padre, abitava in questa casa nuova nella quale entrano tutti coloro che divengono capaci di amare e di donare la vita come lui ha fatto. Auguro a tutti una buona domenica.